Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vedrete già dal materiale che ho sul tavolo potrete capire che andiamo a disegnare un figurino di moda e ora vi mostro quali sono le basi, come cercare di fare al meglio appunto un figurino. Come prima cosa vi consiglio tantissimo di avere un'immagine di riferimento da una rivista oppure da un computer, comunque tramite uno strumento. Secondo il mio parere è meglio avere una rivista sotto mano perché ve la mettete di fianco e iniziate già sopra la rivista a disegnare il vostro grafico. Io in questo caso ho un iPad, quindi se anche voi avete un iPad potete farlo direttamente con un iPad. Vi faccio vedere qual è il primo passaggio che dovete fare per iniziare a disegnare un figurino. Quindi come prima cosa ci occorre un'immagine di riferimento. Io ora la vado ad aprire in Procreate perché andrò a fare lo scheletro sopra all'immagine. Ecco qui, adesso con un pennarello innanzitutto creo un nuovo livello per non andare a rovinare l'immagine che ho di riferimento. Adesso magari prendo un pennarello rosso per contrastarmi il colore per vedere meglio il mio scheletro di base e vado appunto a disegnarmi lo scheletro. Parto dalla testa, quindi vado a disegnare la mia forma della testa, il collo, e dove ci sono tutti i punti che vanno congiunti io disegno dei pallini. In questo modo disegnare già lo scheletro sopra l'immagine vi aiuterà successivamente a disegnare poi in un secondo momento voi da soli la vostra immagine. Potete trovare tante immagini di riferimento su Pinterest, vi consiglio tantissimo di utilizzare Pinterest perché lì trovate il mondo, ci sono tante immagini, tante reference appunto a cui prendere ispirazione. Ecco fatto, adesso ho suddiviso tutta la mia immagine con uno scheletro, adesso andrò sul mio foglio e vado a disegnarmi il mio scheletro di base. Per costruire il mio grafico di base, cioè lo scheletro, utilizzo una matita morbida. Qualsiasi matita può andare bene, basta che sia morbida. Vi consiglio di impostarvi l'inizio e la fine del vostro figurino in modo tale da capire quanto lungo lo volete fare. Quindi io vado a impostarmi l'inizio da qui e la fine qui. Quindi lascio circa un centimetro abbondante sulla parte superiore e un centimetro abbondante sulla parte inferiore. Quindi adesso da questo punto vado a disegnare la mia faccia. Cerco di copiare lo scheletro base appunto dell'immagine che ho di riferimento. La differenza tra un figurone di moda e un disegno normale di un corpo umano è che appunto la figura umana viene stilizzata, quindi viene resa più lunga e questa differenza la notiamo tantissimo nelle braccia e nelle gambe. Il busto, come ben saprete, viene accorciato, quindi voi dovete cercare di dare una vostra impronta, una caratteristica al vostro figurino che appunto vi differenzierà dagli altri, ma comunque questi sono diciamo le note basi che dovete applicare al vostro disegno. Ricordatevi sempre che la linea delle spalle deve essere uguale a quella del bacino.
seguo la linea delle spalle per riportarmi la linea del punto dove ho il gomito. Bene, arrivati a questo punto posso iniziare a dare la corporatura al figurino. Teniamo sempre come punto di riferimento l'immagine e andiamo appunto a guardare per cercare di non sbagliare. Non vi preoccupate se fate tante linee, tanto questo è un foglio base dove voi potrete fare il figurino, lo ripassate poi con il tratto pen e poi potrete utilizzarlo ogni volta che vorrete, lo ricalcherete su un nuovo foglio pulito così avrete una linea pulitissima. Se vi accorgiate che avete posizionato lo scheletro troppo largo non c'è nessun problema, mentre state disegnando lo andate ad aggiustare. Una volta che siete soddisfatti del vostro figurino potete o andarlo a ripassare direttamente con il vostro tratto pen. Io utilizzo un tratto pen dalle dimensioni di, questa è una XS, ma comunque la XS equivale alla dimensione di 0.05 perché appunto ha una punta molto sottile e con questo qui potete andare a realizzare tutti i dettagli. Questo che utilizzo io è della Faber-Castell.
Bene ragazzi, come avete potuto vedere è stato veramente veloce e semplice poter disegnare un figurino in questo modo, quindi vi raccomando tenete sempre un'immagine di riferimento per non sbagliare, così potete correggere e capire dove ci sono gli errori. Bene ragazzi, per ora il video termina qui, in un prossimo video vedremo invece come colorare il figurino, quindi se vi fa piacere lasciatemi un bel like per sostenermi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ricordatevi di attivare la campanella delle notifiche, perché è solo in questo modo che potrete vedere i miei nuovi video, perché YouTube a volte gioca dei brutti scherzetti. Se voi non continuate a seguire il mio canale, YouTube in automatico non vi mostrerà i miei video, quindi attivate la campanella appunto per ricevere la notifica, così almeno sarete sicuri di non perdervi il mio video. Niente, noi ci vediamo in un prossimo video, spero che questo video vi sia stato d'aiuto, vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!